Salve, io sono Jacopo La Truffa in arte fra Lapo ed oggi ti spiegherò la differenza tra una struttura centralizzata ed una decentralizzata. La struttura centralizzata è composta da un server centrale comandato dal proprietario della rete. Un esempio di utilizzatore di questa struttura è PayPal, dove tutti i dati sono contenuti nel server e ogni utente per poterci accedere utilizza un'email e una password. Non si può comunicare direttamente con gli altri utenti. Cosa succede quando un utente invia del denaro ad un altro utente? Essendo una struttura centralizzata, semplicemente PayPal segna nella sua contabilità che la proprietà del denaro è passata dall'utente 1 all'utente 2, ma in realtà il denaro non ha subito nessuno spostamento, dato che si trova nello stesso server condiviso dai vari utenti. Il pro di questa struttura è che in caso tu perda la chiave di accesso, ti basterà contattare PayPal che verificherà la tua identità e ti darà nuovamente la possibilità di accedere al registro nella quale è segnata la tua contabilità. Invece il contro è che nel caso il server smettesse di funzionare, impossibilitando il recupero dei dati, perderesti tutto. La struttura decentralizzata utilizzata per esempio di Bitcoin e detta blockchain è possibile rappresentarla come se fosse una stella, dove ogni punto è un nodo ed ad ogni nodo è associato un utente. Tutti gli utenti sono collegati tra loro, infatti ogni volta che ci si connette alla rete si scarica tutto il registro contabile, che riporta tutte le operazioni effettuate sulla rete fin dalla sua nascita. Quindi, essendo che ogni utente possiede una copia del registro contabile, non c'è il rischio di perdere questi dati, dato che nel caso un utente perde il registro, gli basta ricollegarsi alla rete per scaricare una sua versione aggiornata. In più non è hackerabile perché a differenza della struttura centralizzata, nella quale basta entrare nel server centrale, accedere al registro contabilità e modificare le informazioni che contiene, nella struttura decentralizzata bisognerebbe riuscire a modificare l'informazione su ogni singolo registro scaricato dai vari utenti. Il contro è la mancata presenza di un ente che ti permette di recuperare le credenziali in caso vengano perse.